Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere cosa può capitare all'automobile quando è un po' che non la guardiamo magari sotto. Quello che può succedere è che si stacca l'impianto di scarico. Allora, per prevenire questa cosa ovviamente basterebbe guardare sotto la macchina ogni tanto, soprattutto se abbiamo una macchina vecchia un po' come questa che è del 2007, dando un'occhiata prima che caschi completamente lo scarico e soprattutto che facciamo danni, perché lo scarico se sta sospeso non è che gli piace tantissimo. Andiamo a vedere le varie boccole che tengono insieme praticamente lo scarico attaccato al telaio. Vedete, qui ce n'è una, tutte di gomma sono ovviamente, che si è molto allargata. Vedete che qui si è spaccata qua in mezzo. Questa mica regge più, questa non ce la fa più, questa è quasi arrivata. Invece là in mezzo, adesso ve lo indico, ma lì in mezzo c'è proprio una boccola staccata. E qua giù ce n'è un'altra. Adesso cercherò di zoomarvelo per farvelo vedere meglio, però praticamente sono quelle due, che sono due parti in gomma. Adesso ci aiutiamo, vediamo di alzare la macchina quanto basta. Adesso questa, alzando la macchina da qui, riesco ad arrivare forse anche là in mezzo. E sicuramente riesco a cambiare questa da qua. Per farlo ci aiutiamo con WD-40 per il momento, cioè per smontarlo, ma non per rimontarlo, dobbiamo asciugare bene. E semmai utilizziamo un lubrificante siliconico, mi raccomando, perché sulla gomma meglio lubrificante siliconico. I ricambi che servono sono questi, vedete? Sono due boccoline, quelle più avanti diciamo, e quella dietro è questa. E andiamo a sostituirle. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Come vi dicevo, quello che ci serve è il lubrificante siliconico tipo questo. Vi lascerò il link in descrizione. Questo non danneggia le parti in gomma e quindi per noi è fondamentale. Questi ricambi invece li ho presi dal ricambista perché costano di meno. Niente Amazon questa volta, 8,50 € e sostituiamo tutti e tre. Io adesso ho messo un po' di lubrificante sulla struttura, diciamo, portante della nostra boccolina. Però vedete qual è il problema? Se io spingo in su, guardate quanto si muove. Quindi la problematica qui è che se io lo stacco devo stare molto attento a tenere tutto insieme per poi mettere la nuova boccola, perché se no rischio che lo scarico mi casca veramente sto giro. Quindi possiamo mettere anche un crick qua sotto, o comunque uno spessore, qualcosa che lo tiene in questa posizione qui, almeno in questa. Io ho avuto questa idea qui, ho preso questo cricchettino, ho alzato un po' lo scarico e l'ho infilato sotto, adesso sta fermo. Così mi agevolerà forse questo lavoro. Facciamogli fare un po' di avanti e indietro, lo lubrifichiamo un po'. Che ci vedo, lo tiro qua dietro, tiro, gliela faccio. Allora, una volta tolta, sarebbe questa, spaccata in due completamente, e rimangono i bracetti. La mossa è quella di metterlo prima in quelli grossi. Il lubrificante lo mettiamo in tutti i buchi, perché sennò anche sui braccettini. Quindi ingrassiamo bene, perché sennò già la posizione non aiuta. Esatto. Mi raccomando, al silicone. Da questa parte qua è un po' una rogna, quindi sappiatelo che non andate a fare una cosa che è proprio una gioia, perché c'è tutto questo blocco qui che impedisce il passaggio. Non sono riuscito a farvi vedere proprio come ho fatto, ma l'ho inserito da sotto, perché di qua entra facile, mentre di qua no. Quindi di qua è un pochino più complicata, ma va semplicemente spinto dentro, non è difficile. Quando poi ce l'avrete davanti, se avete bisogno di fare questo lavoro, noterete che non è complicato. Allora adesso abbiamo lo scarico che va centrato. Allora, lo scarico deve centrare quei due buchi lì. Eccolo. Ci sarà del grasso in eccesso, infatti goccia, e lo andiamo a togliere. Confronto prima, un'altra cosa completamente. Adesso non rischiamo più di perderlo, questo ammortizza un po' il movimento. Adesso dobbiamo andare a cambiare quelli là in mezzo. Per farlo dobbiamo raggiungerli, c'è niente da fare. Ci portiamo dietro comunque questo, perché ci servirà per far avvicinare le due parti. Adesso andiamo. Non è molto comodo se non avete un ponte, purtroppo. Questo è praticamente disintegrato. Per toglierlo ingrassiamo bene le parti
Anche quello sopra che lo vedo più brutto, perché questo non si muove proprio. Questo diamogli una lubrificata, vediamo un po' se ce la facciamo a farlo uscire. Ok, questo è andato. Allora, se non esce bisogna tagliarlo, ovviamente, perché questi sono gomme super indurite. Se lo dovete tagliare, prendete tutto quello che avete a disposizione e dateci sotto. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. È stato un po' faticoso, grasso a pioggia. E siamo bene, perché tanto questi da qui poi non se ne vanno più. Ingrassiamo anche i fori dei supporti. 1, 2. Ok, e tentiamo di farlo entrare. Quindi questa parte qua è più grossa. Ok, 1. Adesso prendiamo un po' di grasso avanzato. Ok, ho dovuto alzare molto lo scarico col gomito e l'ho messo su. Qui abbiamo fatto. Adesso manca quella laggiù, che è identica a questa. Questa, ragazzi, non ve la faccio vedere perché quella là è uguale. Quindi adesso alzo la macchina davanti e lo rifaccio. Quindi questo lavoro qua, fondamentale, perché avete visto quanta distanza era qui. Lo scarico era qua, malissimo. Questo con 4 buche in più o un dosso serio veniva giù lo scarico. Quindi dategli un'occhiata, mi raccomando, testa sotto la macchina e lo vedete subito, perché ci sono dei ganci che sarebbero questi, che stanno liberi, o comunque vedete che ci sono dei pezzi di gomma attaccati. La pulita e siamo a posto e la macchina è sicura, va bene? Ragazzi, spero di essere stato utile. Mi raccomando, questi pezzi di ricambio li trovate dai ricambisti, perché su Amazon costano troppo. Vi lascio in descrizione il link per invece la pasta al silicone, quella costa un po' di meno. E noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, condividete questi video e iscrivetevi al canale. Ciao!